Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e gli affetti nella seconda metà del 2026. Abbiamo la carta del carro, amici dell'Aquario. Può essere un momento di scelta, un momento di decisione, un momento dove darete una direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'amore e gli affetti. Allora, partiamo con un 7 di coppe, mondo, 6 di spade, asso di coppe, re di bastoni, giustizia e fante di coppe. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere di quello che vi ho detto qui quando succederà, quindi è più, diciamo, una scansione temporale. Allora, partiamo da questo 7 di coppe che mi parla di una serie di opportunità che potrebbero effettivamente aprirsi. Abbiamo un re di spade e un 7 di bastoni. L'idea che ho è che sì, ci siano queste possibilità, queste probabilità, queste alternative, mi verrebbe da dire, che però con questo 7 di bastoni ho come la sensazione che qualcuno di voi stia tenendo lontano, ma perché con questo re di spade, al contrario, è come se non ci fosse una completa chiarezza mentale su quale sia la coppa migliore per voi da cogliere. Andiamo a vedere il mondo. Quattro di pentacoli. E forza. La sensazione che ho con queste carte è che ci sia qualche situazione, qualche relazione che con questo mondo al contrario o non volete chiudere, perché c'è anche un 4 di pentacoli, potrebbe essere un vostro attaccamento ad una di queste coppe, ad una di queste probabilità. Potrebbe essere anche un attaccamento alla vostra zona sicura, per esempio. Il fatto di, perché il 4 di pentacoli è una di quelle carte dove la persona è completamente stretta su di sé, come se fosse focalizzata completamente su di sé. E ho anche l'idea che con la forza al contrario è come se non ci fosse il coraggio, la forza, la volontà di chiudere un capitolo qua. Andiamo a vedere il 6 di spade. Luna. E 9 di spade.
Allora, io ho la sensazione qui che ci siano come delle idee un po', come posso dire, di parte, un po', perché avete la luna e il 6 di spade, quindi potrebbero essere proiezioni, considerato anche il 7 di coppe, come se avesse delle idee inerenti a un certo tema, una certa situazione, che fate fatica a lasciare indietro e questo mondo può anche fare riferimento a quello, non necessariamente alla situazione. Adesso siete tanti, ognuno di voi ha una situazione diversa, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Però io con queste carte sento che è come se ci fosse un qualche cosa, un qualche tema che potrebbe essere legato al passato, che effettivamente vi attanaglia, vi preoccupa. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Regina di bastoni e diavolo. Vi dico ragazzi, questa regina di bastoni, in realtà lì avete anche un re di spade. Se non avete nessuno, questa regina di bastoni potrebbe essere qualcuno che entra nel prossimo semestre. Devo dire che con questo diavolo ci potrebbe essere come tanta attrazione fisica, ci potrebbe essere tanta passione. Però fate attenzione perché qui è come se aveste un'idea parziale di una certa realtà e con il diavolo e la regina di bastoni ho come l'idea che potreste, non lo so, la sento molto come una cosa travolgente da un punto di vista di chimica, di passione, di interessi, di trovarsi bene, uscire insieme, passarsela bene insieme. Però con questo asso di coppa al contrario, qualcuno sta bloccando un po' il cuore, ragazzi. Andiamo a vedere il re di bastoni. 8 di pentacoli, fante di spade e giustizia. Potrebbe essere qualcuno che conoscerete nel mondo del lavoro. Io ho come l'idea che molto del vostro tempo sarà impiegato o per questioni lavorative, visto che abbiamo un 8 di pentacoli, potrebbe essere che qualcuno di voi decida di dare, come dire, di prestare la sua opera. Vedo, ho sentito proprio la parola volontariato, quindi per qualcuno si tratta magari di partecipare a qualcosa di esterno alla propria vita quotidiana, quindi magari alla palestra, al lavoro, a cose che siete già abituati a fare tutti i giorni ed è come se iniziaste qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo potrebbe effettivamente portarvi questa conoscenza. La sento come se potesse essere anche una collaborazione tra voi e l'altra persona, eh. Andiamo a vedere la giustizia. Cavaliere di spade e 4 di coppe. Io qui ho come la sensazione che qualsiasi sia il tipo di relazione che andrete a instaurare, con queste due carte della giustizia è come se cercaste di creare qualche, questa situazione in modo equilibrato, in modo giusto, in modo equo. Non vi nego che essendoci la giustizia per qualcuno di voi si può anche trattare di qualche accordo ehm,
potrebbe essere prematrimoniale, potrebbe essere, adesso dipende sempre dalla situazione di ognuno, però non vi nego che potrebbe esserci come un matrimonio in comune. Con la giustizia può far, non lo sento tanto, ma io ve lo dico, potrebbe far riferimento a una casa, al fatto di magari, non so, affittare casa insieme, comprare casa insieme. C'è come qualche tema legale che potrebbe arrivare nel secondo semestre. Andiamo a vedere il fante di coppe. Regina di coppe e sette di coppe. Si parte con i sette di coppe, si termina con i sette di coppe. Credo che qui sia come arrivato il momento di fare una scelta, giustamente c'è il carro qui, ce l'avete come carta base. Probabilmente ci sono delle cose che vi preoccupano, potrebbero esserci delle questioni legate al passato che si riaffacciano e che vi fanno titubare. Però io tutto sommato, allora, avete re regina di bastoni e due volte la carta della giustizia. Quindi vi dico, secondo me è una relazione o una situazione che può arrivare ad un suo equilibrio, ad una sua regola, ad un etichetta anche mi verrebbe da dire. Cioè se per esempio state frequentando una persona da poco e non sapete qui se convenga, diciamo così, andare avanti o no, se convenga frequentarla, ma perché voi state lavorando sulla vostra zona sicura e quindi è come se, ok, continuo a lavorare lì o dedico attenzione anche ad altra gente, al mondo esterno, perché effettivamente devo dire che le occasioni potrebbero arrivarne nel prossimo semestre con questo set di coppe. Datemi una carta per l'ultimo set di coppe. Due di coppe. Papa, mondo e mago. E che ho come idee contrastanti, cioè nel senso abbiamo la giustizia e va bene, la giustizia è, potrebbe fare riferimento ai contratti, come vi dicevo prima, per una casa, ma anche a un matrimonio in comune. Però qui abbiamo il Papa, che è il matrimonio in chiesa. Cioè è come se ci fossero degli accordi che potrebbero arrivare, che non sono completamente ufficiali, se vogliamo, però sono un inizio, mettiamola così. Diciamo che con questo fante di coppe c'è come un timido tentativo di riaprire le danze, mi verrebbe da dire. Qui può anche essere, siccome state lavorando sulla vostra zona sicura, può anche essere che siate un po' titubanti con una conoscenza che andrete a fare nel secondo semestre perché è come se preferiste prima sistemare le questioni pratiche, come se non aveste tempo da dedicare ad altre cose. E però io poi ho la sensazione che in realtà se siete single con questo due di coppe, qualche nuova relazione potrebbe nascere, qualche nuova... Perché di solito quando c'è il due di coppe si parla proprio di fidanzamento, quindi non vi nego che non è solo una storiella, ma è come se ci volesse un po' di tempo per far sviluppare le cose. Se parlassimo di famiglia, sento che tutto sommato avete le cose sotto controllo. Potrebbe essere un periodo a livello familiare dove ci sarà come bisogno di più flessibilità da parte vostra, più elasticità mentale. Ve lo dico perché ci sono anche queste carte qui. Io ho la sensazione che potrebbe risollevarsi un tema, un problema potrebbe anche essere per qualcuno che avete già affrontato nel passato, però con questo 6 di spade
io ho anche la sensazione che sia un problema che vi state creando voi, con il vostro modo di pensare, con il vostro modo di vedere le cose. Avete due sette di coppe e la luna. C'è e un 4 di coppe al contrario. C'è come un qualche cosa che non vedete bene, che non vedete chiaro, ma per il vostro sistema di credenze. Io credo che qualcuno di voi stia cercando di tenere fuori certe energie per evitare di ritrovarsi negli stessi problemi in cui si è ritrovato nel passato. Datemi una carta per la luna. Io credo che possa far riferimento ad una delusione che avete avuto ed è come se non voleste ricascarci, mettiamola così. È come se aveste paura che questa delusione possa risuccedere. Ora dipende se la persona è nuova oppure se è una persona del passato, Però io ho come la sensazione, quello che mi colpisce è che qui avete diavolo e asso di coppa al contrario. Quindi è come se ci fosse una sorta di sfiducia nei confronti dell'altra persona o nei confronti di una situazione. Quindi, famiglia abbiamo detto. Parliamo di relazioni. Qui ho l'idea che abbiate bisogno come di chiudere un capitolo, di chiudere con questa parte un po' cupa del passato e buttarvi, secondo me, in qualche cosa di nuovo. C'è un potenziale perché qui avete re e regina di bastoni, due volte la giustizia, un 2 di coppe. Quindi secondo me, se siete da soli, può effettivamente nascere un qualche tipo di relazione seria, mi verrebbe da dire, perché con tutte queste carte, soprattutto le due giustizie, le cose sono fatte secondo le regole. Per chi fosse in coppia, allora per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di parlare di figli e probabilmente è per quello che si sollevano certi temi legali qui con la carta della giustizia. Per quello che riguarda la vita sociale e gli amici, secondo me è un buon periodo, ragazzi, è un buonissimo periodo. Credo che con qualcuno potrebbe anche nascere qualche progetto lavorativo, potreste espandere le vostre conoscenze, sento. Ok, non avevo ancora finito di parlare, ma andiamo a vedere la scansione temporale. Qui abbiamo un 8 di spade per luglio, la luna per agosto, il re di spade per settembre, giustizia per ottobre, eremita per novembre e 3 di bastoni per dicembre. Allora, questo 8 di spade mi dice che mi richiama un po' queste energie qua, no? Dove c'è la luna, il 6 di spade. Probabilmente avete un modo di pensare o state generando dei pensieri che vi fanno sentire bloccati, impotenti, inermi. Diciamo che l'otto di spade è una di quelle carte che parla di una visione negativa della realtà. Ha una benda, la fanciulla, ed è come, ma perché giustamente avete anche la luna, Luna, 2 sette di coppe, c'è come una versione della realtà che voi vedete distorta e lo rivedo con questo 8 di spade. Difatti 5 di spade, 2 di spade, tanta confusione mentale a luglio, tanta indecisione. Io sento che c'è come una paura, c'è come qualche cosa che vi blocca e questo 5 di spade secondo me, allora per qualcuno sì che potrebbero essere delle discussioni, delle divergenze
con persone esterne, ma vedendo il gruppo di carte, secondo me questo 5 di spade è più una vostra lotta interna che affronterete verso luglio. E c'è anche un 2 di spade che è una carta di dubbio, vado o sto, scelta A o scelta B. Difatti, con questo 7 di coppe all'inizio, effettivamente le possibilità non vi mancheranno. Andiamo a vedere la luna perché mi ritorna. Abbiamo un 8 di coppe e un fante di denari. È come se ci fosse la necessità qui, perché la carta della luna parla di proiezioni e parla di qualche cosa che potrebbe ritornare a galla dal passato, qualche cosa che era nascosto, qualche cosa che riguarda il subconscio. Poi qui abbiamo 8 di coppe e fante di pentacoli. Qui c'è qualche tema, secondo me, dal quale vi dovete allontanare e iniziare a vederla in prospettiva. Il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista, è come se doveste imparare a cercare mete più alte, a vedere le cose diciamo in modo completo. La luna è una di quelle carte che ha una visione parziale perché viene illuminata a metà dal sole. Può anche esserci qualche cosa legato a delle paure. Andiamo a vedere il re di spade perché ce l'avevate qui. Regina di bastoni e 3 di coppe. A ottobre, no scusatemi, settembre, c'è questo re di spade. Non vi nego che se siete senza qualcuno, cioè se siete single, potrebbe essere effettivamente una persona che andrete a conoscere. Qui abbiamo una regina di bastoni. Però ho anche l'idea, come dire, potrebbe essere quella persona che vi toglie dal 7 di coppe. Cioè io ho come la sensazione che se per esempio siete single, potreste incontrare questa regina di bastoni e con questo re di spade avere chiaro in testa che è la persona che fa per voi. Andiamo a vedere la giustizia un'altra volta, quindi 3 volte la carta della giustizia e il carro. Secondo me ci sarà qualche decisione molto importante nel prossimo semestre, ragazzi, per quello che riguarda una situazione con qualcuno, perché secondo me sono accordi, contratti, regole da dare ad una situazione, ad una relazione. Allora, la giustizia è spiegata da un 8 di bastoni e da un 4 di bastoni. Verso ottobre potrebbe arrivare come una comunicazione, potrebbe esserci, se state aspettando per esempio delle risoluzioni con gli ex, o che delle questioni burocratiche si risolvano, secondo me potrebbe essere a ottobre, anche perché abbiamo un 8 di bastoni qua e mi parla di comunicazioni che arrivano effettivamente. Però sento che ad ottobre è come se finalmente o ci si decidesse a prendere accordi con queste due figure a livello romantico, potrebbe essere un qualche cosa, se per esempio avete una relazione da un po', che ufficializza, regolarizza, contrattualizza la relazione o la situazione. Andiamo a vedere l'eremita. Cavaliere di Pentacoli e ruota della fortuna. Io sento che qualcuno di voi fa fatica ad uscire da questa situazione, a girare questo mondo, a chiudere quello che è il vecchio. Perché anche qui c'è la ruota della fortuna al contrario, c'è come bisogno di chiudere un ciclo karmico che probabilmente con queste due lune ormai è andato passato, finito. E vi dico che verso novembre con la carta dell'eremita qualcuno di voi potrebbe decidere di prendersi un tempo per capire effettivamente
che cosa vuole, se c'è come questa possibilità di crescita con questa persona. Sì, novembre potrebbe essere un momento un po' fermo, ve lo dico, dove sarete più presi dai vostri pensieri, dal chiedervi che cosa voglio io, è la persona per me, voglio un figlio, voglio una famiglia, voglio realmente andare a convivere. Cioè vi farete un po' queste domande, secondo me, verso novembre per capire da che parte volete andare. Ed è per quello che c'è il carro qui. È come il che direzione do a questa situazione o a questa relazione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché comunque abbiamo scusatemi, un 3 di... no, bastoni. C'è la spada ma un 3 di bastoni. Allora abbiamo un 10 di pentacoli e un 9 di spade. Secondo me c'è voglia di costruire comunque. Dicembre mi parla di progetti che avanzano, di collaborazioni, unioni. Questa è la famiglia allargata, quindi potrebbe essere che finalmente decidiate di presentare il o la partner agli amici, alla famiglia. Per qualcuno si tratta di aprire il tema dei bambini. Non sento ancora tanto il tema del concepimento, però aprire il dialogo del vuoi figli, quanti ne vuoi, quanto vuoi aspettare o quelle cose lì, sì. Però proprio il concepimento ancora no, ragazzi. Sì, ma io ho ancora la sensazione che non siate pronti. Cioè, sento come se il periodo fosse più una fase di valutazione su che percorso o su che strada intraprendere. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Mm. Ok, allora questa carta parla di autosabotaggio, di sabotaggio in realtà. Qui avete un 8 di spade, quindi può essere che siate voi che con questi pensieri, con queste proiezioni, con la carta della luna 2 volte, che non vedendo chiaro potreste autoboicottare una situazione o una relazione. Parla anche di qualche cosa che si ripete, il martello è qualche cosa che va a ripetizione e di ricostruire con persistenza. E poi qui abbiamo la carta di ascensione, quindi parla di una nuova fase di apprendimento, di ostacoli che si superano, che è un po' anche il senso del carro, e vi dice di prepararvi per un'unione, ragazzi. Qui lo vedo, è un po'. Andiamo a vedere una fatina. Ricerca. Mi viene in mente un po' questo 2 di spade che ha lo stesso centro. È come se doveste capire qual è il vostro prossimo obiettivo per riuscire a togliervi un po' di questi pensieri della luna. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure vi potete abbonare al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti esattamente come nel percorso individuale, però lì la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di come si vede nell'etere, di come trascendere l'ego, insomma sono tanti 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 argomenti che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in due, una si chiama 3A e 3B, cioè sono due praticamente che vanno viste parallelamente. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!